Cetara bag o cetara bag? Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questo modello di borsa. Infatti scusate la pronuncia, fatemi sapere in caso nei commenti. È un modello di borsa un po' particolare. Allora, perché ho realizzato questo modello? Dunque, io non lo conoscevo affatto, è stata proprio una di voi a farmelo conoscere. Qualche mese fa in un commento una di voi scriveva: per favore fai il tutorial di questo modello della cetara o cetara bag. Mi piace troppo, sto impazzendo, un qualcosa del genere, casomai ve lo lascio qui nello schermo. Quindi mi sono incuriosita, sono andata alla ricerca del modello, volevo capire perché questo modello fosse così complicato. Comunque, alla fine devo dire che non è affatto difficile, anzi è abbastanza facile da realizzare e lo vedrete nel corso del tutorial. Dunque, io ho fatto una versione personale di questo modello perché generalmente la si vede in raffia a mezzo punto o a punto alto. Io invece ho fatto una versione più autunnale invernale, volendo si può fare anche con della lana. Io in questo caso ho utilizzato mezzo chilo di cordino e ho lavorato il corpo borsa a punto basso semplicissimo. Questo perché? Per facilitare il passaggio successivo, l'ultimissimo della cucitura. Bisogna realizzare soltanto 3 pannelli che andranno cuciti disponendo i pannelli in una certa maniera, ma vedrete tutto. Poi ho utilizzato l'uncinetto 4 o 4,5, forse il 4,5 per lavorare il cordino e nient'altro. Se proprio volete andare a chiudere la vostra borsa potreste applicare una zip oppure un bottone magnetico al centro. Io al momento non ho applicato nulla perché sono alla ricerca di bottoni magnetici da cucire direttamente al corpo borsa, ma nella variante oro. Direi di passare direttamente al tutorial. Mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti gli altri tutorial, seguimi anche sui social. Se hai qualche richiesta in particolare scrivila pure. A questo punto sigla! Per questo modello di borsa bisogna realizzare 3 pannelli, 2 esattamente uguali, che saranno il corpo della nostra borsa e misurano 16 cm per 41 cm di lunghezza. In questo caso ho avviato 21 catenelle, poi sono ritornata indietro a punto basso lavorando soltanto 20 punti, per un totale di 57 righe. Fatto il primo, ho ripetuto lo stesso lavoro sul secondo pannello, mentre per quanto riguarda questa striscia abbastanza lunga ho avviato 11 catenelle per ritornare indietro a punto basso lavorando soltanto 10 punti per un totale di 112 righe. Questo lungo pannello invece misura 9 cm per una lunghezza da 86 cm. Una volta fatto tutto questo dobbiamo andare a cucire i singoli pezzi. Per farlo vi consiglio di utilizzare delle mollettine oppure imbastite in maniera grossolana con ago e cordino stesso. Iniziamo col cucire i 2 pannelli, in questo modo daremo forma alla nostra borsa. Dunque facciamo una X, disponiamo i 2 pannelli in questo modo, prendiamo il lembo in basso a destra e lo portiamo su, mentre l'altro lembo lo portiamo dall'altra parte. Le mollettine ci sono molto d'aiuto perché io vado a bloccare l'estremità alla mia sinistra con l'estremità alla mia destra e proprio qui al centro metterò un'altra mollettina. In questo modo appena andrò a cucire non si sposta nulla. Io vi consiglio di farlo. Io già ho un pezzo di cordino perché prima di registrare queste clip ho fatto delle prove per vedere se tutto andava bene. Quindi facciamo un cappio e mi inserisco in questa riga proprio alla fine, in basso, alla base della mia borsa. Allora non bisogna essere troppo precisi, andate ad occhio come sto facendo io. Il passaggio non è difficile, mi inserisco esattamente qui, in questa riga, tra una riga a punto basso e l'altra, e con l'uncinetto mi inserisco nell'altro pannello, il punto che coincide, non faccio troppi calcoli, e andremo a cucire esattamente i 2 pannelli. Inserisco il cappio all'interno del mio lavoro e lo porto sull'uncinetto. Io lo so, non state vedendo nulla, ma comunque se lavorate all'uncinetto sapete un po' come funziona. E porto fuori in questo modo, quindi ho il cappio. Cosa faccio? Da qui passo direttamente alla riga successiva, così, e passo attraverso un punto qualsiasi dell'altro pannello. Vi ripeto, non bisogna essere troppo precisi. Prendiamo il cordoncino e chiudiamo punto bassissimo, quindi riga successiva con punto successivo e chiudo. Riga successiva con il punto che coincide, prendo il cordoncino e chiudo.
e così via per tutta la lunghezza. Come notate io non mi creo troppi problemi perché ho fermato tutto con delle mollettine, quindi io vi suggerisco vivamente di farlo, così cucirete in maniera super facile e veloce. Volendo potreste fare questa operazione anche con ago e filo, però lo sapete, io preferisco fare in questo modo perché mi sbrigo prima, in sostanza faccio prima. Sto per arrivare alla fine, intanto blocco qui, ok, tolgo la mollettina, qui ho un'altra riga e blocco con l'ultimissimo punto, riga dell'altro pannello. Fatto questo posso fare una catenella di sicurezza e staccare il cordoncino. Una volta cucito la parte davanti o dietro dobbiamo ripetere lo stesso lavoro dall'altra parte. Riposiziono la molletta proprio al centro, tiro fuori il cappio e ripeto la stessa operazione. Questo posso pure toglierlo alla fine, sì, togliamolo. Tolgo la mollettina, ho le ultime due righe, proprio come prima, 1, 2, con l'ultima riga dall'altra parte, faccio una catenella di sicurezza e stacco il cordoncino e voilà! Possiamo benissimo andare a nascondere tutti i cordoncini in eccesso. Rimetto la borsa come era prima, così riuscite a seguirmi meglio. Apro il tutto, sono sul rovescio del mio lavoro, giro e metto sul dritto, piego un'estremità della fascia, faccio coincidere questo angolo con questo. Se vogliamo, per aiutarci, possiamo andare a mettere un marcapunti. Prendo di nuovo il cordoncino, faccio un cappio e inizio la mia cucitura. E il primo punto basso coincide con la sesta riga. Prendo il cappio, lo faccio passare e ripeto lo stesso lavoro di prima. Punto successivo con riga successiva, punto successivo con riga successiva, entro sia in un pannello che nell'altro, così blocco tutto, prendo il cordoncino e chiudo, punto successivo con riga successiva, ora dobbiamo andare a bloccare questa zona e il secondo lato.
Allora, ultimi punti, penultimo con ultimo e ultimo punto basso. Fatto questo, possiamo fare una catenella di sicurezza e staccare il cordoncino. Questi due eccessi possiamo andarli a nascondere. Chiudiamo la nostra borsa un attimino, così vi faccio vedere. Questo sarà il risultato che dobbiamo ottenere. Questo ovviamente sarà poi il manico. Ripeteremo sull'altra estremità lo stesso lavoro che stiamo facendo da quest'altra parte. Prima di passare all'altro lato, giriamo il nostro lavoro e andiamo a cucire lo stesso numero di righe e di punti. Vi consiglio di prendere un marcapunti e di andare a segnare la stessa riga che abbiamo lavorato sul manico. Andiamo a ripetere la stessa operazione esattamente dall'altra parte. Bene, amiche ed amici, borsa quasi completata. Bisogna effettuare l'ultimissimo passaggio, forse anche due. Dunque, ho rifinito già il bordo superiore della mia borsa. Lo faremo insieme dall'altra parte. Ho anche nascosto tutti i fili in eccesso con sia l'ago che il cordoncino e ho bloccato con l'accendino. Mi è rimasto davvero pochissimo cordino. Spero di fare questi ultimi due passaggi. In totale ho utilizzato un mezzo chilo di cordino. Mi inserisco esattamente nella prima maglia del manico, mi aggancio con una catenella semplicissima. Ok, poi passo direttamente e nascondo anche i cordini in eccesso, lo faccio direttamente così, nella prima riga a punto basso del pannello davanti, nascondo tutte le code e inizio a lavorare un punto basso in ciascuna riga che mi ritrovo. Ultimo punto basso nell'ultima riga e poi semplicemente da qui passo dall'altra parte e vado a fare un punto basso in ciascuna riga, quindi continuo la lavorazione in questo modo. Anche qui mi sto lavorando tutte le code in eccesso che precedentemente avevo bloccato. Taglio un po' di cordoncino, mi aiuto con un ago, lì avevo fatto la catenella, faccio la stessa operazione qui, quindi mi aggancio nella riga del manico, stringo e al centro del punto basso, tiro fuori, vado a nascondere il tutto sul dietro del mio lavoro, dopo aver bloccato taglio,
con l'accendino sigillo tutto, così non si disfa nulla. Se ci sono altre code in eccesso le bruciacchiamo. Ora manca l'ultimissimo passaggio, che può essere facoltativo. Dunque, questo modello di borsa generalmente, oltre ad essere lavorato in raffia, oltre ad essere un modello estivo, io vi ho voluto proporre comunque una versione più autunnale invernale con un altro materiale, con un altro punto di lavorazione, prevede anche la cucitura del manico. Allora mi inserisco in questa riga e in quella che corrisponde. Ok, esatto, questa qui. Prendo il cordoncino, faccio passare, vado nella riga successiva e nella riga successiva e vado a lavorare semplicemente dei punti bassissimi. Anche qui si può fare l'operazione con ago e filo, a vostro piacere. E procedo in questo modo fino a cucire tutto. Allora stacco un po' di cordoncino, me ne è avanzato giusto un pochetto, sono molto felice. Sono riuscita a completare comunque tutta la borsa. Mi aiuto con un ago e vado a nascondere il filo in eccesso. E voilà, e la borsa Cetara è così pronta. 42 cm, siamo a 21-22 cm con il manico 36. Beh, che dire, volendo si potrebbe inserire una zip all'interno, comunque abbastanza spaziosa, perché abbiamo un bel po' di profondità proprio qui. Ecco qui, guardate quanto è profonda. E volendo si può inserire un bottone magnetico. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Come sempre vi faccio vedere più da vicino la borsa indossata. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere anche se già conoscevate questo modello e se vi aveva fatto impazzire come la nostra amica. Io come sempre vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, per questo è importante iscriversi al canale e attivare la campanellina per non perdere alcun tutorial, progetto. Seguimi anche sui social e se hai qualche richiesta in particolare scrivila pure nei commenti. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!